Chissà perché, ma quest'anno abbiamo deciso di inforcare la bicicletta per andare alla scoperta della nostra terra, il Veneto, e di quelle dei nostri vicini friulani. L'emergenza Covid è stata sicuramente la molla principale, ma da un po' di tempo mi solleticava l'idea di andare a gustarmi dei luoghi che già conoscevo nella maniera che più mi piace, cioè con la bicicletta e le borse da viaggio. Di buon mattino lasciamo Verona. Il suo bellissimo centro storico, fatto non solo di luoghi famosi, ma anche di vicoli e piazze affascinanti, sommata ad una piacevole e rilassata atmosfera, ci ha completamente conquistato. Attraversiamo l'Adige e ci dirigiamo ad est. Trieste è ancora lontana, ma il primo passo è stato fatto. Lasciato il borgo di San Pancrazio, ritroviamo l'Adige e per qualche chilometro ne seguiamo l'argine sinistro lungo una bella strada sterrata. La nuova ciclovia Aida si presta perfettamente al nostro progetto e alle nostre caratteristiche. Ci sono poche salite e si attraversano, in un'alternanza peculiare del territorio, le campagne e le città principali. Abbandonato definitivamente l'Adige, proseguiamo nella campagna, tra varie tipologie di colture. In lontananza si accompagnano le prime ondulazioni delle Prealpi, che ci seguiranno fino all'ultimo chilometro di questo viaggio. Sfilano all'orizzonte, ed ogni tanto ne rasentiamo le vecchie mura, alcune case coloniche. Qualcuna si dà aria di villa veneta, ma più spesso sono abbandonate. Superato San Martino a Buon Albergo, incrociamo la bellissima Corte Mariona, dove ancora troneggia una grossa ruota di un mulino, mossa dal fiume Antanello. Faceva muovere i marchingegni per pilare il riso. Passiamo indenni davanti alle terme di Giunone e puntando a nord ci avviciniamo alle colline. L'aria comincia a profumare e gli sguardi sono catturati dai turgidi grappoli d'uva pronti per la vendemmia. Siamo circondati dalle vigne, non possiamo sbagliare, Soave è vicina. E quando compare l'imponente castello Scaligero, sembra di entrare tra le pagine di un libro di draghi e principesse. Percorsa la bellissima via Roma, lasciamo Soave. Il paesaggio e il profumo non cambiano. Siamo sempre ai margini delle prime colline e qualche piccolo saliscendi non ci impensierisce. Attraversata Montebello Vicentino, per un po' percorriamo il bell'argine sterrato del Chiampo. Mentre pedaliamo, ci sovviene che di fronte a noi, sulle colline che coronano Montecchio Maggiore, si è consumata la tristissima tragedia di Giulietta e Romeo. Sotto una sottile pioggerella attraversiamo Sovizio e Creazzo, seguendo il corso del Retrone. E, passati accanto al bellissimo parco di Villa Ziglieri, infine entriamo in Vicenza. E ci entriamo per la porta più bella, Corso Palladio. Inutile dire che i segni del grande architetto ci sono ogni dove. Palazzi, chiese, piazze, ma sono la Basilica Palladiana, dalla cui terrazza si gode un'ottima vista sulla città,
e il Teatro Olimpico ad essere memorabili. Lasciamo Vicenza, ma non certo i segni del Palladio. Iniziamo così a seguire prima la ciclabile Berica e poi il corso del Bacchiglione. La ciclabile che lo segue fino a Padova è un'entusiasmante scoperta. Come dicevo, per quanto siamo vicini a casa, sono ancora molte le cose da scoprire. Seguendo il corso serpeggiante del fiume e complice la splendida giornata, compaiono già in lontananza le sinuose forme coniche dei colli Euganei. Puntiamo verso di loro, ma questa volta li sfioreremo soltanto. Poco dopo passiamo per Montegalda col suo bel castello Grimani Sorlini. Le vigne oggi sono quasi del tutto scomparse, ma il verde delle colture è intensissimo. Il fiume si gira e si contorce e poi di nuovo si gira. La ciclabile a volte lo segue, altre volte attraversa i campi coltivati. L'alveo del fiume è sempre accompagnato da piccole macchie boschive, dove se necessario si può cercare un po' di refrigerio. Oggi per fortuna la temperatura è perfetta per pedalare e si sta molto bene al sole. A circa metà della strada odierna incrociamo il piccolo ma bel castello medievale di San Martino della Vanezza. La torre che lo domina ha più di 1000 anni. Una sosta nel piccolo e alberato parco per il pranzo è d'obbligo. Seguendo sempre il Bacchiglione, siamo ormai in vista di Padova e passata la confluenza con il canale Brentella, entriamo nel bellissimo anello fluviale della città, la cui ciclabile consente di farne il giro sempre seguendo gli argini del Bacchiglione, del Brenta e dei canali cittadini. L'ingresso a Prato della Valle è impressionante, sono quasi 90.000 i metri quadrati, una delle piazze più grandi d'Europa. Siamo dunque a Padova e non possiamo farci mancare una visita alla Basilica del Santo e 2 passi nelle incantevoli piazze delle erbe e della frutta. Ed eccoci di nuovo per strada. Anche oggi niente nuvole, bene così. Ma cominciamo ad essere preoccupati per il caldo che potrebbe fare. Il piovero tira via dritto e lascia poco spazio alla fantasia, ma giunti a Stra ci mettiamo nella riviera del Brenta ed è tutta un'altra storia. Sono centinaia le ville che i veneziani edificarono tra il XV e il XVI secolo, lungo quello che era il corso originale del Brenta, divenuto naviglio dopo che l'alveo principale fu deviato per impedire che la laguna fosse colmata dal materiale trasportato dal fiume. Anche oggi saranno i corsi d'acqua ad indicarci la strada. Prima il piovero, adesso il naviglio del Brenta, tra un po' toccherà il magico Sile.
che seguiremo fino all'interno del centro storico di Treviso. Passate velocemente Marghera e Mestre e tralasciata la possibile digressione per Venezia, entriamo nel bosco di Mestre. Questo bel progetto, di recente attuazione, si è posto l'obiettivo di ripristinare parte delle foreste che ricoprivano originariamente la pianura. Il risultato è un ambiente altamente suggestivo. A Quarto d'Altino ci mettiamo finalmente nella ciclabile del Sile. Questi ultimi 25 km sappiamo già che saranno tra i più suggestivi dell'intero viaggio. Abitando qui vicino, abbiamo vissuto in prima persona tutte le fasi della realizzazione di questa bellissima ciclabile, che ormai ultimata permette di andare da Treviso al mare sempre su sede protetta e sempre a ridosso di questo suggestivo fiume. Siamo vicini a casa e così un nostro amico ne approfitta per accompagnarci in questo tratto molto bello fino a Treviso. Benché percorsa innumerevoli volte e nonostante la settantina dei chilometri già sulle gambe, questa ciclabile ci affascina sempre e crediamo di poter tranquillamente affermare che è tra le più belle tra quelle da noi percorse in Europa. Particolarmente suggestivo è il cimitero dei Burci, dove sono arenate da circa 50 anni una decina di queste imbarcazioni fluviali per il trasporto di materiale. La zona si attraversa su una serie di splendide passerelle sull'acqua. Entriamo a Treviso. Ci fa un po' strano andarci a dormire, abitando solo a una decina di chilometri. Ma siamo in viaggio e quindi viaggiamo. L'arrivo nella bella Piazza dei Signori ci trova sorridenti. Ormai abbiamo alle spalle la tappa più lunga del viaggio. Lasciamo Treviso seguendo uno dei tanti canali che sfociano nel Sile e appena usciamo dal centro decidiamo per una piccola deviazione per visitare il bellissimo e selvaggio Parco dello Storga, dove riusciamo anche a perderci e solo grazie al GPS ne usciamo velocemente. Attraversato il Piave, entriamo ad Oderzo, antico sito paleoveneto. I verdissimi giardini pubblici ci invogliano a pranzare, mentre, nella stupenda Piazza Grande, non possiamo non concederci una fresca e spumeggiante birra. Seguiamo il Monticano, dove riusciamo nuovamente a sbagliare strada. Oggi torneremo spesso sui nostri passi. Passato il fiume pieghiamo verso nord, incrociamo nuovamente le vigne e ci dirigiamo verso Sacile, che è la nostra meta odierna.
attraversiamo per la prima volta Livenza ed entriamo in Friuli. Dovremmo seguire l'argine del fiume, ma purtroppo in questo tratto le ciclabili sono tutte in manutenzione ed è continuo cercare vie alternative. Anche a Porto Bufalè ci concediamo una sosta, ma ce ne andiamo velocemente, il borgo è tutto un cantiere. Vorremmo visitare il parco di Villa Varda, ma non potendo entrarci con la bicicletta tiriamo dritti. Sacile è ormai alle porte, ma vista l'ora decidiamo di visitarla domani mattina e di concederci un meritato riposo al bel albergo ai due fiumi situato alla confluenza del Maschio con il Livenza. Sacile sorge lungo le rive sinuose del Livenza e molti palazzi veneziani si affacciano sulle sue acque. Attraversiamo Piazza del Popolo, che è molto bella. La luce soffusa del mattino rende tutto ancora più suggestivo. Ci dirigiamo ad est, lungo una bella provinciale poco trafficata. Siamo nuovamente a ridosso delle Prealpi, qui l'ambiente sembra più selvaggio rispetto alle prime giornate di pedalata. A Porcia è giorno di mercato e nonostante le mascherine l'atmosfera è ugualmente animata. Passato il centro storico, ci fermiamo ad ammirare i salici che si specchiano nelle acque cristalline del torrente Bouillon, nel bellissimo parco fluviale delle Risorgive. Pordenone ormai è vicina, ma prima di arrivarci incrociamo Villa Correr Dolfin, fatta costruire nel 600 da un'antica famiglia veneziana. La villa è chiusa, ma il parco di 6 ettari è agibile e, sebbene un po' decadente come la villa, è affascinante. Attraversiamo Pordenone lungo l'antica contrada maggiore, oggi corso Vittorio Emanuele II, e naturalmente ci fermiamo per innaffiare il nostro panino con una buona birra. Oltrepassiamo il verdissimo Meduna e poco dopo arriviamo a Fiume Veneto, attraversato dal fiume Fiume. Non sto scherzando, si chiama proprio così. Ancora pochi chilometri e siamo nelle terre dove nacque Pierpaolo Pasolini. L'ambiente è rurale e poco antropizzato e probabilmente non molto diverso da come doveva essere negli anni della sua gioventù. A questo punto non ci resta che attraversare il tagliamento per arrivare a Codroipo, meta di oggi. Il centro del paese non pare particolarmente interessante, ma l'osteria alle Risorgive, dove abbiamo prenotato, minaccia di essere un luogo che resterà nei nostri cuori. Stamattina, invece di seguire i segnali della Ida, facciamo una piccola deviazione per visitare il parco delle Risorgive di Codroipo. Le acque che qui sgorgano tutto l'anno contribuiscono alla nascita dell'Ostella, sicuramente tra i fiumi più belli del Friuli. Questa zona protetta è davvero molto bella e meriterebbe di essere inserita nel tracciato della ciclabile che stiamo percorrendo. Ritornati sulla ciclovia, dopo pochi minuti ci troviamo al cospetto di Villa Manin a Passariano. Fu dimora dell'ultimo doge di Venezia e di Napoleone ed è spettacolare. Per entrare dobbiamo lasciar fuori le biciclette, ma il parco dentro le mura merita proprio una passeggiata. Dopo aver guardato un sottopasso ferroviario, ci fermiamo ad asciugarci a Basigliano, dove troviamo anche la solita birra indispensabile per i panini. In questo tratto il paesaggio è caratterizzato specialmente dalle colture di mais e soia. Le colline si sono di nuovo allontanate. Comunque l'atmosfera è sempre rurale.
Oggi solo 35 km, ma va bene così. Cominciamo a sentire il bisogno di un po' di riposo. Inoltre vorremmo avere un po' di tempo a disposizione per visitare la nostra meta di oggi, Udine. Naturalmente le due cose non vanno d'accordo, o ci si riposa o si cammina per la città. Fortuna vuole che in questi giorni a Udine c'è la fiera dei prodotti tipici friulani. Cogliamo l'occasione per assaggiare i charsons, una sorta di ravioli ripieni di ricotta e erbe di campo, accompagnati dal classico fricco e un bicchiere o due di vin blanc. Usciamo da Udine lungo una bella strada di pavè che attraversa l'antico borgo Aquileia. L'aspetto positivo è che si va in direzione del mare, cioè verso sud. Il vento che ieri era contrario oggi ci darà sicuramente meno fastidio. L'ambiente che attraversiamo è agreste, ma dopo Butrio compaiono le vigne. Ci stiamo avvicinando al Coglio, territorio evocato alla cultura della vite. Assieme alle vigne compaiono anche le cantine, alcune delle quali molto scenografiche. San Giorgio al Natisone segna l'ingresso nel Coglio, dove le vigne si perdono a vista d'occhio. In alto sulla sinistra domina la valle l'abbazia di Rosazzo. Siamo inebriati dal profumo delle vigne. I grappoli sono bellissimi e sono pronti per essere raccolti. Il vino quest'anno sarà sicuramente di ottima qualità. Ammirando questa bellezza, arriviamo senza accorgercene all'Isonzo, famoso per le sue acque smeraldine. In silenzio passiamo davanti al sacrario di Re di Puglia e poi finalmente arriviamo al mare a Monfalcone. Ne attraversiamo il porto e poco dopo giungiamo a Sistiana, dove abbiamo programmato una giornata di riposo. La strada che porta a Trieste corre a picco sul mare, regalando scorci molto suggestivi. Ed essendo in leggera discesa ci permette di giungere velocemente al castello di Miramare, con il suo bellissimo parco. Ormai siamo a Trieste e passato il Canal Grande ci avviamo verso Piazza Unità d'Italia, che sancisce la fine delle nostre fatiche. Una bella serata nell'antico borgo di Muggia conclude questo viaggio alla scoperta delle nostre terre.